Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel like, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato e sei passata. Per chi non mi conoscesse, sono la dottoressa Cristina Carpentieri, sono psicologa e psicoterapeuta e in questo canale voglio parlare di vari argomenti di psicologia, di attualità di psicologia, ma anche di crimini e di malattie mentali. Oggi parliamo di un argomento che vorrei dividere in video diversi, perché è un argomento molto vasto e che potrebbe interessare, ho pensato, tantissime persone, perché parliamo della psicopatia. Ultimamente qua su YouTube, ma non solo su YouTube, c'è stato un aumento, diciamo, di passione per i crimini, però nessuno parla dei criminali dal punto di vista psicologico. Io sono appassionata di true crime, adoro veramente, mi sono sempre piaciuti i film horror e soprattutto mi piacciono e mi sono sempre piaciute le storie vere di vita. In questo caso chiaramente parliamo di storie vere, cioè true crime, cioè vero crimine in italiano, quindi di crimini che sono avvenuti realmente, ecco, nella realtà, e che io non voglio dare a questo canale un'impronta un po' diversa, perché poi di true crime ce ne sono tanti, ma mi piacerebbe parlarne però dando anche un contributo, dando una diciamo una spiegazione anche soprattutto psicologica. Quindi dal punto di vista psicologico, queste persone che tipo di patologia, di quale patologia soffrono o hanno sofferto? Non è un argomento che è particolarmente trattato e quindi ne voglio parlare in questo video, poi ci sarà anche una seconda parte. Oggi parliamo in generale. Inizio con il dire che la psicopatia è una malattia che è poco conosciuta, forse oggi un pochettino di più, grazie anche ai social e comunque alla divulgazione scientifica e psicologica e psichiatrica che avviene qua nei social. Ma quando io per esempio ho ad esempio studiato all'università, non ho mai approfondito così diciamo, questo tipo di patologia, anche perché poi a fare psicoterapia non ci vanno in psicoterapia, non fanno psicoterapia. È simile alla psicopatia, all'antisociale, alla personalità antisociale. E per esempio il narcisista, se ne parla spesso oggi in tanti crimini che sono stati efferati, sono purtroppo avvenuti in questo periodo storico, molti crimini che sono stati fatti da killer che soffrono appunto di questa patologia, quindi il narcisista maligno. Il narcisista maligno, per esempio, è uno psicopatico. Dal punto di vista psichiatrico, cioè della conformazione del cervello, è stato riscontrato che gli psicopatici hanno una amigdala più piccola, quindi c'è una minore, in questo caso, connessione con la corteccia prefrontale. Questa amigdala, che è la sede delle emozioni, la nostra sede delle emozioni che si trova nel cervello, che è debuttata appunto alle emozioni ed è più piccola. Quindi, per logica, cosa capiamo? Che hanno una problematica a sentire le emozioni. Mancano alcune emozioni. Quali sono, secondo voi? Sono il rimorso, il senso di colpa e addirittura il riconoscimento del volto dell'altro, tipo come la pietà, non hanno pietà, non provano paura, non hanno paura di niente e sono persone che non si stressano, che non hanno paura, non hanno rimorso. E quindi noi ci chiediamo come si può vivere senza queste emozioni, che sono emozioni basilari, importanti. Cioè, immaginiamo che la
paura è un sentimento primario, quindi noi nasciamo con determinate emozioni. Noi dalla nascita nasciamo appunto con delle emozioni che sono primarie, cioè che abbiamo sin dalla nascita. Altre che sono chiamate secondarie si sviluppano a seconda dell'ambiente in cui noi viviamo, tra le quali la paura. La paura è un sentimento primario. È una persona che si sente persa, si sente diversa dagli altri. Lui si rende conto di essere diverso dalla maggior parte delle persone, perché vede che le persone piangono, hanno sentimenti di colpa e loro si chiedono: come mai io non provo questi sentimenti? Potrebbe inizialmente anche isolarsi, sentirsi un po' isolato dal mondo. Lui immagina di non capire che cosa provano gli altri. Gli psicopatici sono persone che di fronte a determinate reazioni nostre, come la paura, il senso di colpa, loro non lo sentono, quindi ci vedono come degli alieni. Loro si rendono conto di avere qualcosa che non va, che gli manca qualcosa. Non capiscono il mondo, non riescono a capire il mondo. In questa situazione in cui si trova lo psicopatico, cosa succede? Come reagisce? Come diventa per essere accettato da questa società, con tutte queste persone strane che hanno le emozioni, provano emozioni, sentimenti, sensi di colpa, diventano razionali. Quindi iniziano ad imitare il prossimo, le persone che gli stanno a fianco, perché o si isolano o devono per forza, per stare al mondo, fare le stesse cose, avere le stesse reazioni che hanno gli altri, se no isoleresti, verresti isolato comunque dagli altri. Quindi cosa fa? Imita il senso di colpa per ricevere cose, per ricevere qualcosa. Noi tutti interagiamo con il prossimo per avere un rapporto con gli altri, per ricevere, se non affetto, stima, compagnia anche. A loro questo mancherebbe, perché non lo provano come lo proviamo noi, non lo provano affatto. Infatti loro si chiedono: perché gli altri sono così? Perché gli altri si comportano in questo modo? Come mai io sono diverso? Che piangono, sensi di colpa. Io non sono così. E come posso fare per interagire, per far parte di questo mondo? Copia semplicemente i sentimenti degli altri. Gli psicopatici sono molto intelligenti, hanno un quoziente intellettivo alto, non tutti, ma tra i più grandi efferati serial killer il quoziente intellettivo altissimo. Pensiamo per esempio a Kemper. Kemper è stato forse il primo serial killer che ho tra virgolette studiato e di cui mi sono appassionata. Edward Kemper, che ha 136 di quoziente intellettivo. Mica cosa da poco. Tant'è vero che è stato proprio molto intelligente lui a giostrarsi le situazioni. Ted Bundy, chi è che non lo conosce? 124 di quoziente intellettivo. Gacy, ve lo ricordo, se vi piace il true crime lo conoscete sicuramente, quello che si vestiva da pagliaccio, 118 di quoziente intellettivo e tanti altri. Quindi non tutti avevano una grande intelligenza, però comunque la maggior parte sono persone molto intelligenti. Cercando di copiare
il resto del mondo. Cosa fanno? È una delle prime caratteristiche dello psicopatico, la maschera dello psicopatico. Quindi si comporta come gli altri, ma non è come gli altri. Ha una doppia personalità, non è lineare. Doppia personalità. Infatti, per la maggior parte sono cordiali, disponibili, ma fanno tutto questo per uno scopo: essere accettati, ricevere qualcosa dagli altri, e non è in grado di non intendere di volere. Lui lo sa cosa sta facendo, lui è consapevole di quello che sta facendo. Questa maschera è una maschera perfetta. È difficilissimo capire che queste persone abbiano una maschera, perché la sanno usare molto bene, manovrare con grande astuzia e intelligenza. Qual è il nucleo dello psicopatico? Ha un deficit affettivo, quindi emotivo iniziale, come abbiamo detto all'inizio, che ha l'amigdala più piccola, un'ipertrofia del mondo razionale, quindi ha un'ipercognitività, e poi la maschera. Queste sono le 3 caratteristiche degli psicopatici. Non sono persone che vanno in terapia, abbiamo già detto. Ma quando è che va in terapia? Solo unicamente nei casi in cui l'istituzione ti obbliga, quindi ti beccano, quindi sei quasi costretto ad andare in terapia, quindi in carcere, per fare un esempio, oppure la famiglia ti obbliga ad andare in terapia, ma diciamo che dopo che sei maggiorenne è anche un pochettino più difficile cercare di convincere queste persone ad andare in terapia. Quindi in questo caso è costretto, oppure si mette alla prova. E questa è una cosa molto interessante. Si mette alla prova. E voi direte: come si mette alla prova? Ve lo spiego io. Il loro problema iniziale è: perché io sono diverso? Chi sono io? Quindi lui è consapevole che il mondo è diverso da lui, che la stragrande maggioranza delle persone è diversa da lui. Quindi si chiede: chi sono io? Perché non mi riconosco in nessuno? Nessuno è come me, sono tutti diversi. Immaginate di trovarvi in un mondo dove ci sono tanti alieni completamente diversi da te, e tu devi far parte in qualche modo di questa società, ma tu non sei come loro. Tu sei diverso e lo sai. Tutte queste domande che si pone all'inizio lo mettono in difficoltà. Lui si pone la domanda: io voglio capire chi sono. Ecco qual è un'altra diciamo spinta ad andare in terapia, per capire se stesso. Cioè, andare in terapia: chi sono? Perché sono così? Perché sono diverso? Quindi per capire meglio se stesso, ma non va in terapia perché vuole guarire, sia chiaro. Quindi non sto contraddicendo quello che ho detto all'inizio. Non va in terapia per curiosità, non per guarire, per curiosità. Perché lui si pone la domanda: chi sono? Io voglio capire chi sono. Quindi da chi vado? Dallo psicoterapeuta, dallo psichiatra, e gli chiede: come mai sono così? Come mai mi comporto così? Come mai non provo le emozioni degli altri, i sentimenti degli altri? Come mai sono completamente asettico? Perché lui di base non ha bisogno di nessuno. Va solamente per curiosità, capire perché sono così. Ma lui non ha bisogno di nessuno, perché esiste solo lui. E quando vanno in terapia e non gli viene riferito ciò che vorrebbe sentirsi dire, cioè la soluzione, cioè nel senso
loro vanno in terapia, ma in terapia comunque non viene capita per la stragrande maggioranza la patologia. Di conseguenza lui dice: ah, li ho fregati tutti. Quindi questo è il suo ragionamento. Questi psichiatri, questi psicoterapeuti, questi psicologi non capiscono nulla. Termino questa prima parte, poi ci sarà una seconda parte. Il fatto che lui non capisca chi sia, ci sono due casi in cui si può evolvere questa situazione. Allora, il primo caso, non succede nulla. Nasce, vive e muore e nessuno si accorge che questa persona è uno psicopatico. Fa sicuramente una marea di vittime, però nessuno se ne accorge. Vive insieme a noi. Certo, noi magari ci accorgiamo che è una persona un po' strana, che magari fa soffrire tante persone, poi potete solo immaginare, però non commette nessun tipo di crimine. Altro caso si sviluppa, in questo altro caso sono i casi che noi conosciamo, i classici serial killer, che comunque riconosciamo come persone sadiche, a cui piace il sangue, è una persona ritirata, quindi può vivere tranquillamente anche da solo, antisociale e narcisista. Ricapitoliamo, c'è un primo caso in cui lui si accetta così, arrivano accettazioni di se stesso, si mette una bella maschera, riesce a vivere nel mondo facendo finta di essere quello che non è consapevole di avere dei pensieri strani e comunque diversi dalla stragrande maggioranza delle persone, fantasie costanti, pensieri strani, per lui va bene così e quindi si fa tutta la sua vita, non necessariamente uccidendo nel vero senso della parola, anche se chiaramente sono persone che fanno del male agli altri, che non si uccide solo con la spada, ma si uccide in tanti modi il prossimo. Nella seconda parte andremo a vedere insieme quali sono le percentuali di psicopatici più o meno nella popolazione, come differiscono tra di loro, ecco, ci sono delle differenze tra uno psicopatico e un altro, quindi spieghiamo anche tutto questo e faccio un esempio di alcuni psicopatici che non necessariamente sono diventati serial killer, ma hanno fatto parte di personaggi importanti e spiegheremo il meccanismo con il quale lo psicopatico agisce, quindi come riesce a trovare una sua collocazione nel mondo, quali sono le differenze tra gli psicopatici e i sociopatici, perché solitamente vengono confusi. Dal punto di vista diagnostico viene confuso il sociopatico dallo psicopatico e ci sono delle caratteristiche importanti da tenere presente, che proprio c'è una differenza tra i due e andremo a vederla insieme. Vediamo poi se riesco a terminare questo discorso in un altro video, se no poi faremo un terzo video, non voglio che durino tantissimo, a meno che voi non vogliate che questi video, magari fate altro mentre ascoltate questa sorta di podcast di video che magari vi possono interessare. Comunque io sono qui per voi, quindi scrivetemi nei commenti eventualmente quali sono gli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi e vi possano incuriosire. Ecco, io spero veramente di esservi stata utile, un po' per l'infarinatura sulla psicopatia. Vi mando un grande bacio, vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati, condividere i video nei vostri social in modo tale che il canale venga conosciuto da più persone. Anche perché il mio obiettivo, diciamo, è arrivare a 1000 iscritti, a visualizzazioni, anche perché a questo punto io continuerò a portare dei contenuti sempre di più. Quindi più siete, più vi iscrivete al mio canale e più chiaramente io porterò contenuti.
Io vi saluto, vi mando un grande bacio e vi ringrazio di aver visto il filmato fino adesso. Buona continuazione. Ciao!